Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, carissimi amici miei, rieccoci qui, proseguiamo con i nostri consueti appuntamenti, andiamo ad estrarre subito due carte da questo mazzetto che andranno a formare i due gruppi di questo nuovo video. La prima carta sarà la carta Vedi solo l'amore, bellissima. La seconda sarà la carta del tempismo perfetto. Ecco qui le due carte appena estratte, andiamo a contrassegnarle con pietre e cristalli. Per la carta Vedi solo l'amore, gruppo 1, abbiamo l'occhio di tigre. Per la carta Tempismo perfetto, gruppo 2, abbiamo l'occhio di falco. Adesso vi chiedo di concentrarvi intensamente, fate la vostra scelta. Per chi preferisce la stesa unica può ascoltare entrambe le carte. Ci vediamo tra poco alla carta che avete scelto. Rieccoci qui, occhio di tigre, andiamo a scoprire cosa sta per dirvi la persona di vostro interesse. Prima di iniziare vi ricordo come sempre che è una stesa interattiva anche nel caso in cui dovesse risuonarvi moltissimo, quindi che la stesa risuoni o non risuoni o risuoni poco è normalissimo. Poi, per andare a vedere nel personale, ci sono i consulti privati che potete prenotare al numero WhatsApp indicato in basso a destra, scrivete un messaggio col vostro nome, richiesta info e vi risponderò con tutti gli step facilissimi di prenotazione. Bene bene, occhio di tigre, andiamo a formare il mega mazzetto di questo video. Vado a prendere una carta da questo mazzo, ecco qui, poi 3 carte da questo mazzo di tarocchi. Allora, 1, 2 e 3 e 9 carte dall'oracolo degli specchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ecco qui, ricomponiamo il mazzetto e andiamo a vedere cosa vuole dirci. Allora, per l'occhio di tigre, la prima carta è quella dell'accusa. Quindi alcuni di voi potrebbero trovarsi a discutere con la persona di vostro interesse, quindi con l'altro o l'altra. Qui qualcuno potrebbe aver accusato l'altro di aver detto o fatto determinate cose. Ecco, la carta dell'accusa è una carta di giudizio, di discussioni, di confronti, a volte anche accesi. Quindi alcuni di voi potrebbero trovarsi in questa situazione o semplicemente avere proprio quel timore di essere giudicati, accusati. Ad esempio, per chi fosse in stand-by con questa persona e quindi c'è silenzio, ecco qui si ha timore di parlare per paura proprio di essere accusati, giudicati e quant'altro. Andiamo avanti. Accusa e verdetto, guardate qui, proprio sono due carte molto molto simili che ci parlano proprio di giudizio. Allora, le carte non escludono che qualcuno possa aver detto delle cose forti
o comunque sia stato frettoloso nel giudicare l'altro. E quindi questo ha portato a delle incomprensioni, a dei malcontenti e in altri casi a dei dispiaceri. Andiamo avanti, abbiamo la carta del viaggio, che comunque è carta di distanza fisica o emotiva. Le carte appunto non escludono che siete distanti proprio per motivi di abitazione o di lavoro o di famiglia. Ecco, le carte indicano proprio questo tipo di energia, oppure l'allontanamento, quindi la distanza che si è venuta a creare a causa di queste accuse. Ecco, possiamo anche vederci questa interpretazione. Andiamo avanti, abbiamo la proiezione, è una carta meravigliosa. Allora, questa persona comunque, al di là di tutto, vorrebbe dirvi che siete proprio la sua metà. Guardate questa carta che appunto la cui iconografia rappresenta proprio una persona che si guarda allo specchio. Quindi quando questa persona vede voi o parla con voi, è come se parlasse a se stessa, perché vi sente come la sua metà, vi percepisce come la sua metà. Quindi qui c'è una compatibilità veramente alta e molto molto intensa, molto forte. Andiamo avanti. Abbiamo il chiarimento. E beh sì, qui questa persona vorrebbe chiarire quello che è successo tra voi due. E come abbiamo visto prima con la carta dell'accusa e la carta del verdetto, beh, qualcuno, non escludono le carte, che possa aver detto determinate cose che hanno ferito o comunque c'è stato un giudizio molto 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 affrettato e io mi sento di dire anche sbagliato in alcuni casi. E quindi questa persona sente l'esigenza di voler chiarire la propria posizione e quello che è successo. Perché? Perché ci tiene. Abbiamo la carta della proiezione, quindi vi percepisce come la sua metà. Andiamo avanti. Abbiamo la carta del ritorno, che bella questa carta, eh? Eh sì, un chiarimento che porta appunto un'apertura, un ritorno. Per tutti gli amici che in questo momento si stanno trovando a vivere una fase di stand-by, beh, questa carta è molto potente perché rappresenta il passo, l'azione, quindi il ripensarci, ok? Faccio un passo indietro perché ho sbagliato, perché ho accusato, ho giudicato, ho detto delle cose che non dovevo dire. Andiamo avanti. Lo specchio magico, e beh, si crea una magia tra voi due, una magia speciale quando vi sentite, quando vi frequentate, trascorrete del tempo insieme. La carta dello specchio magico indica proprio un rapporto magico e la magia che si crea quando appunto state insieme. Andiamo avanti, e la carta del boomerang, bellissima perché è molto simile a quella del ritorno, quindi qui c'è un'energia molto molto chiara di qualcuno che vuole tornare sui suoi passi per chiarire determinate cose. Perché questo? Perché è successo qualcosa che ha portato appunto a delle incomprensioni, a delle accuse affrettate, tu hai detto, tu non hai detto, tu hai fatto, tu non hai fatto. Ecco, una situazione di questo genere che appunto porta poi a un'evoluzione, quindi a una necessità da parte di questa persona di chiarire, ma anche da parte vostra, perché voi state cercando di studiare
l'altro, state cercando di capire effettivamente le sue intenzioni, ma anche i suoi sentimenti. E qui anche da parte vostra percepisco questa esigenza di voler chiarire di più, quindi di voler cercare, trovare un confronto con l'altra persona. E poi abbiamo l'apertura. Beh, dite voi, guardate qua, sono chiarissime, cioè vedete voi stessi che le carte proprio ci parlano di un'apertura, trovare la chiave per aprire questa porta che sembra al momento essere chiusa o semiaperta, e qui comunque la soluzione parrebbe appunto esserci. Andiamo a vedere con i tarocchi il 4 di coppe, poi abbiamo il cavaliere di denari o pentacoli e poi abbiamo il diavolo, arcano maggiore numero 15. Allora, beh, queste sono tre carte, devo dire, molto molto chiare, perché il diavolo rappresenta l'attrazione magica e magnetica che esercitate su questa persona, quasi irresistibile addirittura. Il diavolo rappresenta per altri i rapporti extra, tutti quei rapporti che al momento non vengono vissuti alla luce del sole. Per alcuni di voi potrebbe trattarsi semplicemente della poca chiarezza di questa persona, del fatto che a volte possa dire le cose diversamente da quelle che sono. E ci sento anche qui delle bugie, delle piccole bugie, delle cose che non vengono dette, vengono omesse, ma ci sento anche molta chimica, molta alchimia. La carta del Cavaliere di Denari mi fa pensare all'energia di una persona che vuole entrare in azione, ma l'abbiamo visto anche con l'oracolo degli specchi, quindi ci va a confermare le tre carte del ritorno, del boomerang e dell'apertura di prima. Quindi qui siamo di fronte a una persona che vuole fare un passo, un gesto concreto. E poi abbiamo il 4 di coppe, che parla di sentimenti, ma anche di stabilità e di riflessione, di studio. È come se questa persona dicesse: ma io cosa sento realmente? Cosa provo davvero? C'è una sorta di grande riflessione, di grande pensiero in tal senso, ed è proprio per questo che vorrebbe fare un passo e dirvi delle cose che portano poi a un chiarimento. Ovviamente sta poi a voi la decisione, cioè se riaccogliere questa persona o meno, se crederle o meno. Ecco, poi in base alla situazione specifica ovviamente che state vivendo. Andiamo a vedere quest'ultima carta. Oh, la carta della sorpresa. Che bella questa carta, è una carta che ci parla di situazione proprio che all'improvviso si manifesta. Quindi qui c'è un gesto. Abbiamo visto appunto con la carta del diavolo che parla di attrazione, la carta appunto del cavaliere di denari, ma anche del 4 di coppe, del boomerang, del ritorno e dell'apertura. Sono tutte carte, ci mettiamo anche quella del chiarimento, che parlano proprio di un avvicinamento, cioè del fatto che questa persona voglia farsi avanti, voglia dirvi delle cose
ben specifiche perché vi sente, vi percepisce come la sua metà. Quindi c'è un senso di appartenenza molto molto forte che va a chiudere proprio la distanza che in questo momento alcuni di voi potrebbero appunto vivere con questa persona, ok? Quindi andare ad accorciare questa distanza piuttosto che chiuderla, perché la distanza, se magari abitate distanti, beh, a volte non è facile venirsi incontro, comunque vedersi o frequentarsi, e quindi mi sento più di dire accorciare queste distanze. E la comunicazione è la chiave di tutto. Questa persona vuole dirvi qualcosa, ci sta ripensando perché ha capito che ha sbagliato, che ha sbagliato e che ha detto delle cose comunque che non doveva dire. Ecco, ci sento questo. Poi in altri casi potrebbe anche essere che involontariamente o volontariamente alcuni di voi che stanno guardando il video hanno detto determinate cose a questa persona che ha portato a un distacco, a una distanza. Beh, queste carte però indicano che c'è la possibilità di riparare. E infatti abbiamo anche la carta dell'apertura che nella sua iconografia contiene proprio una chiave, che è la chiave dell'apertura, della soluzione. Andiamo a vedere con l'oracolo astrologico quale pianeta regge questa stesa di oggi. Andiamo a vedere per l'occhio di tigre. Oh, Marte, il processo, non ci posso credere. Le carte proprio ribadiscono lo stesso concetto. Chi mi segue già lo sa, quando da più mazzi diversi esce la stessa carta o carte simili, significa proprio che il messaggio è proprio mirato, intenso. Ecco, qui le carte sottolineano il concetto dell'accusa, del duello, della lotta, dell'incomprensione, che è importante superare insieme per arrivare a questa apertura, quindi a un nuovo capitolo della vostra conoscenza o della vostra coppia. Quindi qui è importante calmare appunto l'energia e andare verso un chiarimento, quindi verso un confronto più costruttivo. Io voglio concludere questa stesa leggendo la frase della carta che avete scelto. Ripensa ai presunti errori, agli sbagli e alle incomprensioni del passato. Come vi dicevano anche le sibille degli specchi, qui è successo comunque qualcosa, quindi qualcuno ha sbagliato, e vedi solo l'amore in ogni persona, te compreso, focalizzandoti sull'amore insito in ogni situazione, ottieni guarigione in modi che non riesci neanche a immaginare. Questa è la carta che avete scelto voi dell'occhio di tigre. Io vi mando un abbraccio grandissimo, vi ringrazio dell'ascolto, vi aspetto al mio prossimo video. Per prenotare consulti privati scrivete adesso un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Adesso passiamo alla carta del tempismo perfetto, gruppo 2, occhio di falco. Rieccoci qui, occhio di falco, andiamo a scoprire cosa sta per dirvi la persona di vostro interesse. Prima di iniziare vi ricordo come sempre che è una stesa interattiva anche nel caso in cui dovesse risuonarvi tantissimo, quindi che la stesa risuoni o non risuoni o risuoni poco è normalissimo.
Poi per andare a vedere nel personale ci sono i consulti privati che potete prenotare al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Scrivete un messaggio col vostro nome e richiesta info e vi risponderò con tutti gli step facilissimi di prenotazione. Bene bene, occhio di falco, andiamo a formare il mega mazzetto di questo video. Estraggo una carta da questo mazzo, ecco qui, poi 3 carte da questo mazzo di tarocchi, uno, 2 e 3. E poi 9 carte dall'oracolo degli specchi. Allora abbiamo una carta, la seconda, la terza, quarta, 5, 6, 7, 8 e 9. Ecco qui, ricomponiamo il mega mazzetto e vediamo cosa ci dirà. Allora, per l'occhio di falco. Allora, la prima carta è la carta del viaggio. Allora, questa carta parla di distanze. In generale può indicare sia distanze emotive e quindi magari alcuni di voi potrebbero vivere una fase di stand-by con questa persona, oppure potrebbe trattarsi di distanze fisiche, quindi per abitazione, per lavoro, per famiglia. Ecco, qui le carte percepiscono una distanza. A volte questa carta può indicare anche un viaggio che questa persona può proporvi di fare insieme, magari un weekend, una sorta di luna di miele per trascorrere del tempo insieme, perché no? Potrebbe essere anche che qualcuno ami i viaggi, ok? E quant'altro. Poi abbiamo la carta della gelosia. Questa persona è molto gelosa di voi. Qui ci sento proprio il principio, la causa che porta questa persona a ripensare a tutto quello che è successo per poi fare un passo. È proprio la gelosia nei vostri confronti che muove questa persona. Andiamo avanti, abbiamo la carta della corrispondenza, carta di comunicazione per antonomasia tramite social oppure su WhatsApp. Ecco, questa persona parrebbe voler fare un passo comunicativo, dirvi delle cose. Perché? Perché è mossa proprio dalla gelosia nei vostri confronti. Ecco, qui ci sento per alcuni di voi che qualcuno potrebbe pubblicare proprio dei post sui social appositamente per suscitare gelosia, per far ingelosire l'altro o l'altra. Andiamo avanti, abbiamo la carta del ritorno, quindi un'energia molto molto potente, il cambiamento di questa persona nei vostri confronti. Sì, perché questa carta del ritorno mi fa pensare o a una continuazione comunque del vostro rapporto nonostante dubbi e perplessità, oppure semplicemente mi viene da pensare proprio al contatto di questa persona che in questo momento parrebbe essere silenziosa o parlare a stento pochino. Andiamo avanti, la casa. Allora questa persona vi sente proprio dentro, cioè sente qualcosa di molto forte quando vi parla, quando vi vede. Abbiamo la casa addirittura rappresenta il desiderio di andare a convivere.
oppure di creare proprio un progetto insieme più costruttivo, più ufficializzato. Ecco perché la carta del cambiamento, perché questa persona attualmente parrebbe non avere questo tipo di energia, ma essere altalenante, instabile, poco chiara. Proseguiamo, abbiamo il contratto, casa e contratto. Allora, qui per qualcuno potrebbe esserci proprio un pensiero legato a una casa, a un'abitazione, quindi un affitto oppure una compravendita, una ristrutturazione. Ecco, ci vedo questo tipo di energia per alcuni di voi. E andiamo avanti. I bambini. Mm. Allora, allora, per alcuni qui potrebbe trattarsi di un rapporto extra, dove potrebbero esserci anche dei figli di mezzo. Per altri, potrebbe indicare questa carta dei bambini delle novità in arrivo da parte di questa persona. Ecco perché il cambiamento è la gelosia. Quindi, per intenderci, questa persona presa da un momento di gelosia, di forte gelosia, torna sui suoi passi, si fa risentire. Per altri ancora, questa carta dei bambini potrebbe indicare il desiderio di avere dei figli con questa persona, oppure di andare a convivere, quindi di creare una nuova situazione insieme, di iniziare un percorso, una nuova vita insieme. Ecco, ci sento questo. Poi abbiamo la carta dei soldi, bellissima. La associo all'asso di denari dei tarocchi, che è una delle carte più belle in assoluto, perché parla dei nuovi inizi, quindi del ricominciare o del cominciare un rapporto, però all'insegna della concretezza. Andiamo avanti con i tarocchi, abbiamo la carta delle stelle, bellissima, che vado a coprire per motivazioni di YouTube, poi abbiamo il 3 di bastoni, e poi abbiamo la carta della giustizia, arcano maggiore numero 11, in altri mazzi è il numero 8. Allora, la carta delle stelle è meravigliosa, questa persona sogna ad occhi aperti, ma anche la sera, prima di andare a dormire, vi pensa tantissimo. Qui ci sento fortemente il desiderio. Ecco, le stelle ci parlano proprio di desiderio e di obiettivi, ma anche di sincerità. Quindi è come se questa persona adesso volesse giocare a carte scoperte e volesse dirvi proprio quello che prova dentro. E abbiamo visto che c'è tanta gelosia e quindi tanto interesse, perché in questo caso la gelosia è positiva, cioè la interpreto come carta che va a smuovere questa persona nei vostri confronti. Potrebbe anche indicare un monito per voi, cioè di fare ingelosire di più questa persona, di mettere del pepe in questo rapporto affinché muova dei passi verso di voi. E poi questa carta della giustizia mi parla di equilibrio, ma anche di ufficializzazione. Qui qualcuno, come abbiamo appena visto, potrebbe essere già impegnato, e quindi vivere un rapporto extra, oppure semplicemente il desiderio di ufficializzare con questa persona e trovare la chiave che porti a un equilibrio con questa persona. E il 3 di bastoni ci parla di progetti, quindi questa persona è come se avesse in mente già tutto chiaro, ciò che prova, ciò che sente, ed è proprio la gelosia che parrebbe appunto muoverla verso di voi. Andiamo a vedere questa carta. Oh, la riconciliazione, che bello questo abbraccio, eh? Eh sì, il ritrovarsi, il rincontrarsi, l'unione. Che bella questa carta per voi, occhio di falco, eh? E si sposa perfettamente con la carta del ritorno.
Eh sì, questa è una stesa per certi versi simile alla stesa degli amici dell'Occhio di Tigre, quindi se al termine volete ascoltare, cioè se al termine di questa stesa volete anche ascoltare la stesa dell'Occhio di Tigre, beh, vi consiglio di farlo perché è simile sotto certi aspetti, quindi potrebbero esserci anche dei messaggi lì per voi, Occhio di Falco. Sì, qui c'è una forte energia proprio di riconciliazione, di riparare proprio a ciò che è successo. Andiamo a vedere con l'oracolo astrologico il pianeta che governa questa stesa di oggi. Per voi, Occhio di Falco, andiamo a vedere. Quale pianeta governa questa stesa? Mercurio. Allora, Mercurio è il pianeta delle comunicazioni in ingresso e in uscita per antonomasia e si sposa perfettamente con l'oracolo della corrispondenza. Quindi questa persona comunque vuole dirvi qualcosa, vorrebbe farsi avanti il particolare che mi viene fuori, mi emerge da queste carte è proprio la gelosia. Ed è la gelosia che muove questa persona nei vostri confronti e in qualche modo questa gelosia porta poi anche a una comunicazione, quindi al dirvi delle cose. Perché? Perché sente per voi una fortissima connessione, quindi un'attrazione molto molto potente e profonda. Io vi ringrazio, Occhio di Falco, per l'ascolto, vi mando un abbraccio grande, grande, grande. Prima di concludere questa stesa, però, vi voglio leggere la frase di questa carta che avete scelto, il tempismo perfetto. Questo è il momento perfetto per agire seguendo l'ispirazione. E io aggiungerei la gelosia, che l'abbiamo vista. Le porte sono aperte e mentre le attraversi noi siamo al tuo fianco. Quindi noi inteso proprio come energia angelica o comunque come energia a 360 gradi. Non rimandare perché tutti gli ingredienti sono già pronti per darti un esito favorevole. Tutto e tutti sono con te e supportano il suo successo. Beh, questa carta è chiarissima. Qui ci sono dei tempi destinali molto molto chiari e vi ringrazio sempre della vostra partecipazione qui sul canale, cari amici miei. Vi aspetto al mio prossimo video. Per prenotare i consulti privati scrivete adesso un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Un bacio grande da Roberto, il vostro cartomante di fiducia. A presto!